Benvenuti sul canale Il Diario di un musicista musicologo. Continuiamo il nostro viaggio nell'Esposizione internazionale di musica del 1881. Parliamo della Galleria dei Libri. Leggo l'articolo. La Galleria dei Libri. Fu gentile pensiero dell'Associazione Tipografica Libraria quella di collocare ai due lati della porta d'ingresso i busti in marmo del Barbera e del Pomba, i due compianti editori, i quali diedero nuovo indirizzo all'arte tipografica e alla libreria italiana nel nostro secolo, con tanto vantaggio della pubblica cultura. Il Barbera e il Pomba appaiono come i buoni genii del luogo, come i numi tutelari dell'importante galleria. I libri sono distribuiti in 3 parti, a destra, a sinistra e nel mezzo della sala. A destra, la prima ad apparire è la vetrina dei fratelli Merlani di Bologna, editori di codici danteschi. A sinistra, le prime vetrine che si trovano appartengono alla casa dei fratelli Treves. È una grande esposizione, dove tutte le specie di libri si incontrano, la scienza e la letteratura amena, l'opera di grande lusso e il fenomeno di buon mercato, il giornale e il dizionario, le guide dei viaggi e gli annuari scientifici e i figurini di moda. La casa Treves si segnala innanzitutto per la massa di volumi che ha pubblicato in 17 anni soli da che esiste. Essa ha dato uno slancio alla letteratura nazionale ed è per la prima riuscita a pubblicare giornali e libri illustrati da artisti italiani. Nelle sue vetrine vedete libri popolarissimi, fra i quali primeggia La vita militare del De Amicis, edizioni di gran lusso come l'Italia e la Svizzera, la Bibbia e l'Orlando Furioso illustrati splendidamente dal Doré e rilegati con fregi. L'arte attraverso i secoli del Kirtani, la Roma di Francesco Vei, il Marocco di Edmondo De Amicis con disegni originali di Stefano Ussi e Cesare Biseo ed altri. Vedete i dizionari più utili come i romanzi degli autori più in voga, sia italiani che stranieri. I giornali illustrati di letteratura, come i giornali illustrati di mode, la biblioteca di viaggi come il libro erudito, la pubblicazione di storia naturale come quella d'astronomia. Vi verranno subito sott'occhio i libri di letteratura amena, quelli ad esempio di De Amicis e di Cordelia, illustrati dal Matania, dal Bignami e dal Paolocci. In una vetrina a parte, vicino alla porta d'ingresso, avete una bella sorpresa. Trovate i saggi di zincotipia, i disegni sul legno, le incisioni sul legno, la galvanoplastica, i quali vi provano tutti quanto cammino ha fatto a questo riguardo l'Italia. I Treves possono vantarsi d'avere per le illustrazioni liberato il nostro paese dalla schiavitù delle riproduzioni di vecchi cliché esteri, il che per un paese eminentemente artistico come il nostro non era una piccola vergogna. Fermatevi ad osservare specialmente le artistiche illustrazioni di Cesare Biseo al libro Costantinopoli del De Amicis, opera su carta di lusso che ancora è in corso di pubblicazione e che quindi alla mostra è una primizia. La prima vetrina che trovate nel mezzo è quella della Casa Barbera di Firenze. È proprio di fronte al busto del fondatore della casa. È una vetrina piccola, modesta, contenente le edizioni diamanti tascabili di classici italiani, anche finemente rilegati, e i libri da biblioteca, come i canti della Leardi, i ricordi di Massimo d'Azeglio, eccetera. Del resto, questa galleria, la quale è una prova patente del progresso fatto in Italia nell'arte tipografica, può essere esaminata da voi a destra, a sinistra
Nel mezzo, come volete, che troverete dovunque tentativi riusciti e tentativi che, se non lo sono ancora oggi, riusciranno domani. L'Efli e la Dumoulard di Milano pare abbiano condannato all'ostracismo la letteratura detta leggera. La meccanica, la geologia, la geografia, l'algebra ed altre severe figlie del cervello della Minerva umana sono le predilette delle loro case ed eccole qui tutte che si tengono per mano. La tipografia e litografia degli ingegneri, che come annuncia il suo nome, s'occupa anch'essa di scienze esatte. Invia alla mostra una quantità di pubblicazioni di gran formato con figure intercalate nel testo, con tavole, e copre tutti i suoi libri con la coperta color del cielo. Né il dottor Francesco Vallardi s'allontana dalla serietà delle pubblicazioni. La sua enciclopedia medica, la sua Opera Italia, il suo Mediolanum con incisioni, del quale è uscito il primo volume, ti attestano che anche al sommo del suo stabilimento è scritto, come nello studio di qualche musicista, Ars severa magnum gaudium. Ermanno Lescher di Torino è della stessa famiglia. Tutti conoscono la sua Biblioteca Scientifica Popolare. Sono spiranti eleganza le edizioni del Nistri di Pisa, del Vigo di Livorno, dello Zanichelli di Bologna. Trovate in questa sala libri di ampio formato e libricini di formato piccolissimo. Nessun libro però supera in piccolezza la Divina Commedia stampata dal Salmini di Padova. È il libro più piccolo di tutto il mondo. Quali paginette minuscole, quali tipi microscopici! Chi lo leggerà, chi potrà leggerlo, se non con una lente di ingrandimento grossa come quelle che i buoni inglesi adoperano per leggere comodamente il loro Times? La ditta Paravia, con la sua falange di libri scolastici, la ditta Rux di Torino, con la ricca varietà delle sue pubblicazioni, Natale Battezzati di Milano, editore dei profili letterari di Eugenio Camerini e inventore di un catalogo bibliografico generale, il Civelli, fuori concorso, coi suoi Atlanti, e Antonio Vallardi con le sue carte geografiche murali, la tipografia Bernardoni e Rebeschini, da cui uscirono ed escono meraviglie tipografiche, con volumi dalla copertina verde mare pallido, nitidi, compatti. Paolo Carrara, coi suoi libri di lingua ed educativi, Carlo Barbini con la biblioteca teatrale ed altri arricchiscono, qual più qual meno, questa sala, sacra all'intelletto italiano e a quest'arte tipografica, che nata tra le tenebre della leggenda, cresciuta fra i martiri, fra le persecuzioni dei nemici della civiltà, cammina ora, almeno qua in Italia, libera da ceppi e aspira a perfezionarsi sempre più. Fra le cromolitografie potete osservare quelle dei fratelli Tenzi e quelle dei Gaffuri e Gatti di Bergamo, ma quando trattasi di tinte e degli inchiostri più brillanti dovete correre alla vetrina del Ricordi, vetrina che è addirittura un monumento, in una nicchia nel quale, sopra gli autografi esposti al pubblico e interessanti della Ida, della Gazzaladra, della Sonnambula, della Giulietta e Romeo del Baccai e dello Zingarelli, spicca il busto del Deus Loci di Giuseppe Verdi. Le edizioni musicali del Ricordi, adorne di fantastiche copertine, non avevano bisogno di essere esposte. Sono infatti in esposizione perpetua su tutti i pianoforti. Il Ricordi espone anche le illustrazioni della vita del Verdi, disegnate a penna dall'artista Achille Formis. Lo stabilimento rivale della Lucca ha inviato pure esso le sue edizioni assai accurate, collocandole modestamente di fianco a quelle del Ricordi. Il ritratto di Francesco Lucca, in marmo di Carrara, le sovrasta. Nel mezzo della sala, sinistra, di fronte alla nostra Lucca,
un grazioso tempietto di noce sorge con stile che arieggia al gotico e contiene libricini di preghiere con coperture d'avorio, intarsi di madreperla, borchie d'oro e nielli e velluti ricamati. Da esso emana un profumo di fiori d'arancio, un'aria nuziale. Quei libricini andranno chissà, in mano di spose giovinette, saranno letti nei trepidi momenti del Fatal Sì. Espositore nel signor Clerc di Milano, fuori concorso. Dalle ampie vetrine di Giacomo Messaggi e Figli, pure di Milano. È un'altra aura quella che spira, aura di educandato e di prima comunione. Tutta questa moltitudine di lipercoli da messa pare debba volare da un attimo all'altro tra le mani di fanciulle coperte di bianchi veli, inginocchiate nel coro d'un convento. Il Ripamonti Carpano, altro milanese, espone anch'esso libri di preghiere con superbe rilegature rutilanti e li pone accanto alle sue strenne italiane. E qui finiamo, ma no, non si può uscire da questa sala senza aver esaminato la compiuta raccolta di tutti i giornali e riviste che si pubblicano in Italia. Ci sono tutti, circa 1300. Dalla Gazzetta Ufficiale al Mostachel, ci sono tutti, come i peccatori della valle di Giosafatte. Che se ve ne hanno di quelli i quali peccano una volta al giorno, ve ne hanno altri che si accontentano di peccare una volta al mese. Tuttavia, i giusti non mancano, mentre a vederli così in fascio circondati da tante centinaia di volumi, di tanti editori librai, un'esclamazione si propone dall'animo, una sola. Andate là, giornali monelli, andate là, che ancora non avete ucciso il libro. Si può dire che questa ricca galleria è quasi interamente il risultato di soli 20 anni di operosità nazionale. In 20 anni si ottennero incoraggianti successi. Le tipografie che prima erano 600 con 10.000 operai al lavoro, oggi sono più di 1.300 con oltre 800 macchine celeri e con 25.000 operai e forse più. La produzione si è perlomeno quintuplicata. Appendice ai libri. A destra di questa galleria c'è un'appendice, che può essere detta un annesso tanto alla galleria della carta quanto a quella della tipografia, e contiene una così abbondante, ricca, bella, meravigliosa collezione di libri commerciali da poterseli con tutta giustizia attribuire il titolo di Camera dei Maestri. Ce ne sono di colossali, stupendi, rappresentano l'arte del bello che scende ad infiorare l'aritmetica delle cifre. Il Caccia espone una duplice vetrina che è un piccolo tesoro di carte forate, bomboniere, cestini, fiori, borse, scatole e gingilli. Nel mezzo della camera serge superbamente un monumento architettonico di cartoleria del Pusterla e lì appresso ci sono sotto una vetrina tutti gli edifizi della Galleria Vittorio Emanuele, fatti con una pazienza da eremita dal De Carli e congegnati con carte colorate e vetri. Conclusione. E coi libri che rappresentano non solo l'industria, non solo l'arte, ma anche il pensiero italiano e il pensiero umano, terminiamo la nostra rapida corsa. Se ci sono sfuggiti prodotti importanti, rimedieremo largamente alla volontaria omissione continuando a pubblicare, come abbiamo promesso, diffusi articoli sui singoli gruppi, sui singoli riparti. Spero che il contributo sia stato interessante. Grazie e a presto.